intanto la mia registrazione per gli affari miei, così. Intanto va per conto suo. Ci siamo? No. Ok, sì. Ok, 3, ok. no, fermo. Fermo, io sto fermo. Il problema è che non ti sento. Senti? Ho sentito solo enti. Sarà una live divertente. E a rate. Vai, 3, 2, 1. Tre, E siamo live, signori. Oggi vedete solo me e il signor Gianni farsi vedere. Però è qui, per c'è. vostra fortuna. E oggi parliamo di RAM. Giannini ci fa bestemmiare un po' sull'overclock, ci insegna No, qualcosina abbiamo al già iniziato a riguardo. bestemmiare perché un banco dei RAM che dovevo provare live in presa diretta con voi ha deciso di guastarsi e quindi non ha voluto partire, per cui andremo con un altro kit di RAM 6040. Mi dispiace perché le altre non le Ah, conoscevo totalmente, sì, e volevo farlo un po' alla cieca con voi, ma non mi è possibile. Dicevi scusa Francesco? no, no, volevo dire subito startato la live col botto con le RAM che non va per gradire. Se è guastato, che vuoi fare? Ci si fa Segue al poco. signor Giannini. Allora, Ragazzi, ditemi se perché io sento un pelino basso, ma ve l'ho a me alzato in cuffia. Sì, sì, no. posso E alzarlo? da- Meglio? no, no, niente, niente. Dovrei aver risolto io da solo. Mhm. Però se lo sentite un pelino basso, fatemelo sapere in chat o ancora un pochino. Messo più alto di me, in teoria è a posto. Ok, siamo anche Ok. un po' oggi è una live un pochino provvisoria perché abbiamo un sacco, insomma, attrezzatura nuova per cui ci ha fatto un po' ammattire e è probabile che ci sia anche problema di connessione, forse, speriamo di no, però siamo un po' precari stasera sotto ogni punto di vista. Però, Sì, insomma, poi abbiamo un po' messa in piedi questa sì, live, ma sì. ci piace così. Mm. Beh, Senza scalette, senza roba troppo organizzata. La no, prendiamo e la buttiamo dentro. esatto, anche perché allora, che dici, si introduce il tema e cosa faremo stasera, perché Sì, 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 vai, vai. cioè, io premetto che non sono un ingegnere, sono uno che si è dedicato 35 anni alla ristorazione senza tempo per fare altro, per cui il mio, la mia conoscenza e il mio approfondimento sulle RAM è basato solo, penso, nell'ultimo mese di vita mia, per cui sono proprio all'ABC, nemmeno sono fermo alla A, eh, però è un argomento che mi è sempre piaciuto, avendo fatto overclock, insomma, discreto overclock, niente di estremamente eccessivo, però insomma, mi sono divertito all'overclock. Le RAM non le avevo mai approfondite e avevo fatto bene perché mi ero risparmiato un sacco di ore di vita che ho dedicato ultimamente a questo argomento. E quello che faremo stasera è provare a vedere come ottimizzarle senza andare a toccare né voltaggi né niente di troppo impegnativo e né avrò modo di spiegarvi cosa significano i timing, cosa significa la frequenza così. Eh, perché siccome mi sto appoggiando molto veramente a un pro su YouTube che è Build Oiz o qualcosa del genere, che veramente è un maestro, però sto ancora approfondendo, non conosco, e lui per primo dice,
per l'overclock non serve assolutamente a niente sapere cosa funzionano i timer, come funzionano, perché non vi porta nessun vantaggio e nessuna cosa. Quindi, essendo anche un argomento molto molto complesso e ci vuole secondo me una base di studio, quindi evito anche di infognarmi in un argomento che non conosco assolutamente. Però quello che possiamo vedere oggi è cercare di non dare a tutti un sistema perfetto per overclockare il RAM, però vediamo un attimino come, perlomeno quello che ho visto io in questi miei test, che sono veramente pochi, ripeto, non ho assolutamente l'esperienza, però ecco, ho avuto, non so se la fortuna o no, che con questo sistema che ho fatto, ho preso le 5600 DDR5 C36 che avevo. Con questo sistema le ho ottimizzate, poi sono andato in fondo a fare il test stabilità, 12 ore di stress test per le RAM, e è passato tranquillamente. Ho detto, oh porca miseria, va a vedere che forse si è trovato la via. Ho riprovato il solito sistema su queste stesse RAM di stasera, e però mi ha dato un errore dopo 5 ore di test. Il test stabilità, chiaramente, come anche gli stress test per i processori, per dare garanzie devono avere minimo 8 ore di stress test. Questi io li ho passati, ho validato le RAM con 12 ore di test di stabilità, e quindi direi che sono abbastanza affidabili. E solamente c'è stato questo errore dopo 5 ore che ho dovuto risistemare, però ecco, vedremo anche questo, e poi ho praticamente tutto il materiale per pubblicare un articolo con diverse ore di test per ogni timing sull'ottimizzazione e tutto, però vabbè, questo andrà tutto insieme in un articolo che faremo a parte, che farò a parte sul mio sito, che Francesco chiaramente poi metterà, perché un po' di spammettone ci vuole. Eh, Francesco, tu mi senti? Io non so, perso completamente. Sì, ovviamente Eccoci. ero mutato. Sì, Eh? sì, ovviamente ero mutato come al solito. Lo faccio perennemente. Mi dimentico che mi muto vicino al microfono e quindi dopo mi dimentico totalmente di smutarmi. Lo stavo già facendo, stavo mettendo il link in Ah, chat. M- Ma che è sta roba, virus? Che hai guardato 3 streaming consecutive. Questo vuol dire. E hanno messo quante streaming consecutive guardi del mio canale. non ho, No, no, un ragazzo in chat ha condiviso in chat che ha raggiunto il traguardo di guardare 3 live consecutive. Ha detto: bravo, Ma che è sta cosa? grande, grande. Una cosa buona che hai fatto. Eh. Best lure, giustamente. E Giustamente. Buonasera anche alle Mac. Vai, vai, dici, dici. sì, no, allora, Esponiti. mi espongo. Allora, iniziamo col dire, io qui in questo momento ho RAM, sono senza XMP, quindi siamo 4800 MHz, C40, 40, 40, quindi è la frequenza base per le RAM moduli di DR5. E quello che scusate, il software che utilizzerò sono un ottimo Adesso li apriamo tutti che ce ne sono un po'. no, se ne apre uno solo. Io uso MSI Dragon Ball per l'ottimizzazione in desktop dei timing. Non tutti li posso fare, però buona parte sì. Come vedete, real time, Intel Real Time Control, quindi io posso modificare
multitiming direttamente da desktop. E poi vi spiego, so benissimo che non si fa così, però questa è una via per insomma, quello che voglio farvi vedere oggi per l'appunto. Poi utilizzerò questo stress test, Memtest Pro 7.0 di HCI. Questa è una versione a pagamento. Purtroppo devo utilizzare questo perché nonostante ce ne siano altri free come TestMem 5, utilizzo questo perché conoscendo anche questo lo dà, conoscendolo che mi dà real time, mi dà i megabyte di velocità, ovvero sia quanto stanno viaggiando le RAM. Quindi questo mi serve, probabilmente ci sono anche negli altri, però questo non ve lo so dire. Mi serve per vedere se c'è un incremento quando via via che verranno modificati dei valori. E poi utilizzerò questo altro anche è gratuito di Intel, ok, bandwidth e latency, questo programma di Intel. E poi Francesco dopo con calma ti do, tanto ci sarà da ragionare, si mettono i link di questi, ok? Scusami che mi sono Sì, scordato sì, prima certo. nel casino, mi sono Tranquillo, magari scordato. li metto io adesso che piano piano li trovo. Sta live in chat. Ora vi, Spieghi e che fai vedere cose. ora vi faccio vedere solo una cosa veloce che interessa poco, magari non ce l'ho qui per fortuna. No, non ce l'ho qui, meno male. Me la son persa. Ce l'ho. No, non ce l'ho qui, meno male, non ve la faccio vedere. Tutti i test che mi sono fatto con l'altra, o quando ho fatto gli altri test sono troppi. Qualcosa che no, non ce l'ho. Bene, meglio così. E poi utilizzerò un altro benchmark che è nella suite Benchmate, Francesco, tanto la trovi facilmente. Sì. Questa che è collegata ai HWBot, quindi utilizzeremo il P-Prime. Perché P-Prime? Perché è molto sensibile per un discorso sui timing ed è molto più affidabile di altri, compreso AIDA. Il test loro è veramente inaffidabile perché ci sono molte fluttuazioni, va fatto sempre una media su perlomeno su 5, 3 su 5, va fatto con tutti, però lì insomma è molto meno preciso di questi due che useremo oggi. Soprattutto questo è molto sensibile alle latenze. P prime, py prime, che è impostato a 2. Allora, il live vedete ancora un po' Eccoci. per capire. Perché se no restarto la live cerco di... Sì. Allora datemi un secondo. Restarto istantaneamente la live. Ci metterò proprio 3 secondi. Vedo di mettervela con una qualità un pelino più alta. Bene, io mi blocco Come, allora. come si vede. Va bene. 30 secondi da adesso, ragazzi. Ok, vediamo se riusciamo a mettere un pelino più Hola? alta. Vai, virus. No, si mette anche lui il 1080 anziché il No, 1000. no, evitiamo perché mo il test abbiamo fatto start. Vediamo. Che devo fare io? Ok, ci siamo. Datemi su come vedete il tutto. La live per questo momento dovrebbe vedersi un pelino meglio. Nope. E da desktop la stavo vedendo un pelo meglio. Cos'è che vedi male?
È tipo, guarda, tipo 6.000 cestino. Ah, beh, quelli, il cestino, sta Iscritto. roba qua. First maximum. Vediamo se Cioè, adesso si zoom legge un un pelo. Vediamo se zoom un pelo. Mi sembra si legga anche I numeri abbastanza, che si dai. leggono sul Dragon Ball. Sì, dai, 2, 40, 40, 40, 77. Armella un pochettino, ma perché ovviamente lui è in condivisione con me. E, siamo in una doppia streaming e il setup lui non è cablato, quindi un pelino di smarmellamento c'è. E va fatto per forza Cioè, perché questo lo devo riavviare, per cui sarebbe un problema tutte le volte. Quindi bisogna streamare tramite la Sarebbe scheda. No, no, ma adesso a me sembra abbastanza nitido. Per altri problemi, ditemelo. cioè, io, Vabbè, cioè io adesso aspetta, restart ancora. restarti un 1080, attimo. 60. Sì, tra l'altro, un attimo Twitch, sembra che non sono live, o No, sbaglio? sei live, sei live. Ma comunque sì, non ti si vede nei canali live. Vedi? Siamo, Adesso non sei più live, siamo sei Si è bat- offline. partiti. Oggi è Siamo stato partiti col una botto. partita botto, Live run ci sono... unbloddata. no, Io sono sul tuo canale e non sei live. adesso. It's dead. It's not alive. Curva, match. Curva, No. maccia, tu Vediamo se siamo spierdolniente, tu riusciti sai, curcia. live adesso. Non sei ancora live, sei offline. Nigiava, curva. Già, curva. Io Twitch mi dissocio da Napra, quello che napra. stanno dicendo, Taci. Che non mi riguarda che tutto vanno pravi Cisco, tam, curce. Kupiš nove. Pravi Cesco. Kupić nove, ja pierdole. Mannaggia. Iconico sfiato. Ok, adesso mi sa che sei live. No, non sei live. Non si può controllare. Grazie Twitch per Prima questa Discord, poi meraviglia. le RAM, poi la Sì, connessione, poi Twitch, poi incredibile. ora Dovevamo sistemare un po' di roba per andare live e giustamente Discord, dove ci dovevamo streamarmi un po' di roba, ha deciso di andare offline dalle 2 alle 5 passate di Sei pomeriggio. live. Sì, sì, vedo che sono live. Però mi conta ancora male le statistiche, mi conta ancora tutto 0, 2.0, ma vabbè, quello non ci interessa, dai. L'importante è che vedete, ecco perché mi sveglio alle 17, dici tu così che è live. Beh, l'importante è che se dovete spiegare le cose, cioè tipo sì, Dragon Ball, cioè Ah, si vabbè, legge un po'. zoom. Ma non cambia nulla, sai? se zoom Lo so, te però almeno si non, vede un pelino più se grande. zoom te non peggiori? Com'era il discorso della lente? Aspetta. Sì, in teoria. No, ma per ora penso che... eccolo lì. Oh, così è nitido. È al Così si grandissimo. vede. Così è nitido sì, ma è un po' meno Sì. nitido per me. Così si legge tutto. Ecco, Non riesci a selezionare tipo la quantità di lente? no, Sì, ma puoi farla al 100%, quindi... va da Ah, 100 a niente. 200. No, io con ridimensionamento posso andare a 175. Meglio? No, ma... Quello non cambia. Se No, me dovresti cambiare proprio la risoluzione del desktop. no, è un problema... Sto avendo poca connessione, infatti se lo senti ogni tanto lagheggia un pochettino, perché... È che Si è pulito Sì, l'immagine. sto registrando sta facendo una marea di roba, giustamente alla sua età. Così Però, fa 56 miliardi di cose insieme. Sta imparando dai polacchi. meno male, Va bene, dai, vi lascio con la vostra live. Adesso si Vai, legge vai. bene comunque. Torna a... Tanto va. Vado a boostare adesso. Dovizenia? Dovizenia, Il dove problema è vice. chi busta te, signor Virs. Cosa faccio? Adesso, anzi, Stream Elements si è reso conto che siamo andati live. Benissimo. Creative insieme a me, va bene, Magda, qual è la novità su Virs?
Tanto lo faresti. Vabbè, non ci perdiamo in chiacchiere, vai avanti, Simo, e Sì, no, peggio quindi dell'argomento dei mouse. Tanto tra poco spunta qualcuno che chiede di mouse. mouse domani arriva la bomba. Che cosa arriva domani? Domani vediamo cosa mi arriva. Vediamo. Sarebbe una botta di Magda colpo. il mouse rolla Hyperbug. Tra l'altro vedete che così col ridimensionamento sono andate tutti storti anche le finestre del Dragon Ball, poverino. Benissimo. Mi è No, io andato la vedo dritta, lo sai. Ah advanced no, Advanced timing è Time. andato qui. Sì, sì, Va bene, non sì, è sì. questo, in questo momento non ci serve, per cui allora eh, siamo stock, quindi 4008 40 40 40 Parliamo di DDR5, ragazzi, eh. ora faccio Non di vedere DDR. così vediamo subito. Non sto a Eh, entrare in discorsi Quindi i di timing sono un po' più JEDEC. alti. Ecco qua. Quindi siamo DDR5, 4 channel perché sono due canali per stick, per modulo 2004 double, quindi sono 4008, C40 e il resto dei timing. Questo è Bank Cycle Time TRC che è maledetto su AMD TRC. Comunque, allora, noi cominciamo a fare... Allora, prima di tutto, no, questo ce l'ho già aperto. Prima di tutto, se vi capita di utilizzare e di fare benchmark, qualsiasi essi siano, io vi consiglio questi due perché sono quelli più affidabili. P Prime, tramite la suite Benchmate, e poi vedete che c'ha quanti ne ha a disposizione, questi sono integrati, per cui vi basta solo scaricare la suite e li avete tutti. P Prime e Intel. L'avete trovato, Francesco, Intel? Non li ho più trovati. Non li ho Benissimo. proprio più cercati. Adesso li linko tutti. Ok, va bene. My bad. No, no, Intel tranquillo. MLC. Vabbè, tanto c'è tutto il Vabbè, tanto. tempo. Bene, allora, Sì, sì, no, vabbè, cominciamo. tanto. C'è tutto il tempo poi. Cominciamo a dire, facciamo il test normale. Io poi via via che facevo il benchmark e quando provo con 11 secondi, 820, una valanga, provavo le varie impostazioni, mi scrivevo tutti i risultati su un blocco associati allo screenshot e associate allo screenshot con i valori, proprio tutti i timing scritti uno a uno, quindi save, questo test si può eliminare, in questo caso siamo 4008 C40 40 40 77 117, se non sbaglio 177, qualcosa del genere, ma ci serve anche poco saperlo ora. Comunque questa è la base di partenza e si salva lo screenshot. Questo è il risultato RAM completamente stock. A questo punto bisogna cominciare a mettere mano. Allora facciamo, innanzitutto facciamo un test con XMP, quindi si riavvia il Lambda. Non vi spaventate. Ovviamente, ragazzi, vedete No no signal signal. perché si è riavviato un attimo il immune. Ed è questo il motivo del perché oggi siamo un pochino precari, perché chiaramente abbiamo dovuto fare tramite un, un giro Doppio PC. con due computer e uno dei quali è un pochino antidiluviano, soprattutto non ha il cavo internet, per cui sto andando col wifi, essendo vecchio è un po' per conto suo. Comunque, overclock, non toccherò voltaggi, quindi questa è un'ottimizzazione senza andare a toccare i voltaggi, quindi cercare, fra virgolette,
la migliore efficienza. Quindi la prima cosa che si fa è, come tanti fanno, ed è secondo me corretta perché è semplice, ma sbagliata perché tante volte l'XMP è un overclock a tutti gli effetti e innanzitutto non è detto che le RAM siano state verificate e siano in lista compatibilità QVL, come si chiama, sulla scheda madre, per cui possono dare problemi, per cui consiglio quando acquistate dei banchi di RAM, dei moduli di RAM, verificate sempre prima che siano compatibili o perlomeno siano in lista per il supporto ufficiale, ricordando bene che essendo overclock loro le supportano, ma non è detto che siano stabili. E poi consiglio, onde evitare poi di avere problemi dopo, quando le acquistate potete sempre fare, mettete XMP, fatevi subito un bel mem test 86 che è esterno dal sistema operativo, così perlomeno per avere la sicurezza che quando iniziate perlomeno le RAM siano a posto, non vi diano problemi, perché basta un errore per corrompere il sistema operativo, per avere un sacco di problemi e per rendere tutto il sistema instabile. Francesco, scusa, volevi dire qualcosa? No, tranquillo, tranquillissimo. Volevo proprio dire che l'hai detto tu, quindi perfetto. Di cosa? Del fare se le RAM sono nella lista dei produttori del prodotto di testarle appena avviato, appena montato il PC, così siamo sicuri che al primo avvio ci siamo. Vi spiego perché io ho quelle che avrei dovuto testare stasera sono sempre G-Skill, Trident Z5, DDR5 ovviamente, 6800, C34 e via discorrendo, e ADAE della Hynix, però io sono su Z690 come scheda madre e chiaramente il supporto delle Z690 sopra un certo valore non è supportato perché chiaramente sono uscite molto prima di questi nuovi moduli. E infatti in XMP non mi ci andavano, è lì che è partita tutta la bambola dell'ottimizzazione RAM perché ho voluto cercare qualcosa da fare con quelle, infatti poi trovai a 6600, ma poi chiaramente non mi ricordo tutti i time, per cui chiaramente ho perso il profilo e lo volevo rifare stasera con voi, ma insomma è andata così, che non si può fare. Comunque, vedremo di farlo, poi lo farò in seguito, pubblicherò un video a parte. Comunque, torniamo Poi la alla... guida la trovate nel Ah, link in chat. quando uscirà, perché si parla ore e ore di testa. Allora, come ho detto, non toccherò, Quaderni pieni, tra l'altro. sì, infatti, anche quello grande, non toccherò voltaggi, per cui quello che viene, mi sembra sia 1.3, quello che lui dà io lascio. Ora noi salviamo F10 e si riavvia e invece di andare subito in desktop andiamo a farci una bella giratina ritorniamo a farci un bel giro nel BIOS. Questi sono semplici consigli che do quando si parte, perché tante volte poi magari software che poi ti permettono di intervenire in desktop, non tutti funzionano alla perfezione, non tutti ti danno modo di avere una completa visione dei timing e non tutti può intervenire perché oggi noi faremo quasi esclusivamente da desktop e pochissimo da BIOS. Quindi chiaramente la cosa che consiglio di fare, non la farò io adesso, però ecco ve la consiglio, è fare questa, andare sui
ogni motherboard poi ha la sua, insomma, hanno i suoi BIOS con le loro diciture, in questo caso è DRAM configuration, e farvi o una bella fotografia col telefonino o, io preferisco classico modello, insomma, salvarsi screenshot dei timing in modo da riavere poi un'idea, salvarsi cosa dà lui in XMP. Non li faremo tutti, non vi spaventate perché sono, sono assolutamente infiniti, e poi tanti, insomma, non hanno nemmeno impatto per quel poco che ho potuto vedere. Anzi, mi mancano alcuni qua che invece sarebbero molto importanti, che poi vedremo, che poi vedrò, poi spero di riportarli poi. Però questi devo ancora approfondire. Bene, allora, quindi ora noi torniamo, non devo salvare che avevo già salvato, e torniamo in desktop e andiamo a vedere. Temo di non avere il software per fare il confronto con le due foto, con i due screenshot. Vabbè, le mettiamo uno a fianco. Si è spostato tutto. Che è successo? Si è spostato. Ah, perché forse si è modificata la risoluzione? 170 adesso? Spero non mi sia modificato sul coso, nella registrazione. No, no, non penso. Trucido. No? Bellina sta. Se questa per media, 1440, 144 Hz è un piacere. Va bene. Oramai Simone ha capito come buttare soldi. No, questi, guarda, ho avuto una botta di culo lì. Questo non mi serve in questi istanti. Sì, perché poi si possono sempre comprare giocattolini nuovi che sono sempre interessanti in quest'ambito. Sì, Aspettate che vi rimetto il full. ma mi sei riallargato ancora di più l'immagine o sbaglio? Lo sai che mi sembra di sì. Guarda, Sembra più zoomata. quindi ormai non c'entro più io. No, ma tanto ora per ora si fa solo con questi due, che non ci interessa altro. Questo però non lo stringo troppo. Ok, abbiamo lo score di prima, eccolo qua, ce l'ho qui. 11, 8 e 20, 71.000. Ripeto, io ne faccio uno solo, ma per fare un discorso fatto bene bisogna fare la media 3 su 5. Chiaramente non mi posso mettere stasera a farlo così. Se no finiamo Se no si a fanno 2 solo giorni. i primari, sì, ma tanto ci vorrebbero, però solo per dare, ecco, insomma, Beh, sì. già il miglioramento c'è stato da 11 secondi e qualcosa, chiaramente sale la frequenza, i timing più o meno sono i soliti, che siamo sempre rimasti sui C40 e siamo saliti decisamente. Qui c'è un bel boost. Qui c'è un bel boost e noi salviamo, quindi siamo a 6.000 contro 4.000 contro 4.008, quindi siamo 6.000 C40 XMP, così quello che dà non ce ne frega nulla. Bene, adesso buona norma per capire con che chip si ha a che fare è quello di innanzitutto alzare la frequenza in XMP senza toccare altro. Vi posso dire senza perdere tempo che 6.200 ci vanno, queste 6.400 no, senza alzare i voltaggi. Un'altra Abbastanza easy comunque. questo sì. Un'altra dritta per quanto riguarda soprattutto DDR4 è quando avete il timing principali, che sono i primari, che sono esattamente questi, eccoli qua, main timing configuration,
TCL e il CAS, il primo che viene il famoso C40, in questo caso C18, 16 in DDR4, quando la distanza per dire avete per esempio le migliori bit die diciamo, su una frequenza umana, ovvero sia le solite 3600, che sono valide un po' per tutti, sia per Intel che per AMD, il timing quando c'hai le bit die che sono 16, 16, 16, 36, ecco, avere il CAS paritario ai due TCRD e TRP, perché qui sono un po' diversi da DDR5, è un ottimo segnale di chip valido, ovvero sia sono chip che sono stati binnati e che quindi tramite il bin possono calare non solo il CAS a 16, poi anche gli altri arrivano allo stesso valore. Quando trovate 16-18, 18-22 sono chip diversi, non sono i Samsung bit die che sono assolutamente migliori sul DDR4, ma sono anche chip che non permettono di andare stretti vicino al CAS, perché e quindi sono stati binnati e hanno un costo più basso, non sono tirati e via discorrendo. Questo come indicazione quando dovete acquistare, in questo caso DDR4. DDR5 ancora siamo un pochino in alto mare su tutto, per cui insomma, siamo un po' diverso il discorso. Ok, quindi vogliamo provare a fare il discorso della frequenza, vediamo Sì. se non mi ricordo male. Allora, 6002 G2, perché va bene il Gear 2, praticamente viene suddiviso fra se vado a memoria, va bene, comunque, come dire, command rate non va qui, ci vogliono 2 cicli praticamente è come se rallentasse l'attivazione di un comando, ovvero sia, io do un comando, dice attivami, insomma, cercami dati in quel determinato punto e lui per non incorrere errori aspetta 2 cicli, perché clock chiaramente si parla di cicli, quindi rallenta un attimino l'invio del comando in modo da aver modo di essere sicuro che i dati ci siano e che tutto vada bene. Detto in poche parole è semplicissimo. Gear 4 rallenta ancora, ci vogliono 4 cicli. Gear 1 ci vuole un ciclo solo perché parte. Non so se mi sono spiegato. Sì, vabbè, in pratica comunque la velocità della memoria del controller, della CPU, Dell'attivazione, sì, dell'attivazione del comando, sì, in poche parole. Quando, quando parte un a comando ti parte subito, massima invece, velocità. esattamente, oppure dice aspetta un attimo e si vede di partire per bene. Ricontrolliamo se tutto va bene e poi si parte, capito? Quindi diciamo, è più safe come comando, detto in poche parole. 6000, 6002, ora ci sta bene un bel crash, non ho toccato nemmeno altri voltaggi, System Agent o roba del genere, perché non ho detto questi siamo giusto per dare un po' modo a tutti di poterci mettere mano. Andiamo a vedere. Sì, il Q-code cosa dice? Stasera Io penso di aver trovato i programmini che stai usando. io Link sono tutti e due disponibili su GitHub, giusto? mi sembra di sì, non mi ricordo. Io Sì, invece perché li ho trovati su GitHub. ti posso garantire che invece nemmeno a 6002 partono. Quindi a 6002, piccolo crash. Aspetta. Si sta riavviando in questo momento. 7F 12 28
si sta al terzo riavvio. Niente, 6002 non li vuole. Al terzo riavvio vediamo se il terzo post, perché c'è la prima fase è il post, la lettura dei componenti, poi c'è BIOS e poi c'è boot, la lettura del sistema operativo. Te lo dico se arriva nada. Nope. Non ne vuole sapere di Non andare ne a vuole 6002. sapere. Non ne vuole sapere di andare a 6002 e probabilmente per 6002 vuole un ritocchino sui volt, cosa che a noi non ci interessa. Ecco, comunque ci interessa invece molto perché, come dicevo, un indicatore se una RAM è valida è questo, se un chip è valido e ha potenzialità, poi dandogli volt può salire, però ecco, diciamo, questa è una piccola prova per vedere l'elasticità, diciamo, di un chip. E qui siamo assolutamente piantati. Ora sì, sto riavviando dopo clear CMOS, ovvero sia il reset della scheda del BIOS di tutti i suoi componenti. No signal, polacco signal. Ale. Dato. Siamo ripartiti da zero. Questa è un'informazione, vedete, no? 253 watt sul processore, boxed cooler con 13900K, nemmeno nei sogni più reconditi ce la fai a mandarlo col dissipatore che loro indicano, quello sia quello stock della Intel che è assolutamente drammatico. Chiaramente io non Oramai li mettono quasi solo per me. non mi sono salvato il profilo e quindi di conseguenza devo ripartire ridando. Poi guarda, ma una cosa buffa è che ogni tanto c'è questo BIOS che laggano in maniera allucinante, invece in questo caso no. Bene, allora siamo ritornati a stock e quindi a questo punto abbiamo lo score a 4800 MHz, abbiamo lo score con XMP, non abbiamo a 6200, però sappiamo che il voltaggio delle RAM è 1.3, questo ce lo dice la confezione delle RAM, se non sbaglio, sì, 1.3. Sai che mi viene il dubbio che non sia 1.35? Che sono... Se vuoi mi dai le RAM, cerco un attimo internet. Aspetta, dovrei riuscire a farlo con un minimo di luce. Ce l'ho qui aperte. No, minimo di luce non ci arrivo. Comunque, non è un problema. Guarda. Vedi perché serve lo screenshot che non ho fatto invece? Perché lì ce l'avevo. No. Tra l'altro mi ha contattato e ha detto mi crasha il PC perché mi cambia il Eccolo qua, disco, 1.3. l'SSD 1.3 ci siamo. 1.3. Sì, quindi è disabilito. La BIOS ti dà tutte le informazioni. Basta avere il cervello funzionante per arrivarci. Ma capita solo quando crasha. Ah, era qui in lurcherino il signor mannaggia. Che è successo? Mi sono perso. Quindi, fermi. Crasha un gioco, gli cambia la partizione dell'SSD. Glielo cambia in RAW, mi sembra. Sì, quando crasha
Light, è un gioco, l'ultimo di Halo, e dopo non glielo startarlo perché effettivamente dove è sull'SSD dove ce l'ha è praticamente il formato del disco. Non ho capito, sai Francesco, ho sentito tre parole di quello che ha detto. Ho sentito disco, crash, raw, qualcosa del genere. Ok, allora quando gli crasha il gioco gli passa la partita TFS a RAW del Raw? disco e quindi giustamente non funziona più niente. E strana sta cosa. Molto strana, mai sentita come roba. Però, strano è quello. Le RAM l'ho levate, funzionavano, poi rimettere stasera non funzionano più. Vedi? Che qualcosa di strano Informatica, le c'è. cose sono sempre... Allora, siamo ripartiti. Io, scusatemi, sono ripartito. A questo punto sono ripartito, mi ha fatto una bischerata, come si dice a Firenze, perché dovevo mettere 6000 di frequenza. Come nascono queste RAM, visto che 6002 non ce lo concede. Quindi, da buon furbone, mi tocca riavviare. ritornare in BIOS. Esattamente. Esattamente. Che già questo è un percorso, Ma un per il percorso follow, lungo. bello, benvenuto. Già questo è un percorso lungo, se poi gli si dà anche una mano a allungarsi siamo poco furbi. Vediamo di non mancare il comando. La farà? No, non ce la farà. Non ce la Adesso ti è partito anche questo banco di RAM. spara anche a me, sì. Sarebbe molto divertente il Senza, live. senza fare nulla. Meno male le RAM sono tutte garantite a vita per domani. Bene, Eccolo lì in eccolo BIOS. lì, ci siamo. Quindi partiamo 6000, Frequenza a 6000 6000. G2, Gear 2. intanto Gear 1, scordatelo, Ben... Gear 4. Quando Elvio dice benvenuto nel mio mondo in cui non funziona più un cazzo da un giorno all'altro. Funziona così. Beato a te, Sempre qui da così. mezz'ora a mezz'ora non funziona nulla. Da un giorno già era finita a quest'ora se era un giorno. Dove devo andare io? RAM voltage. Ok, 1.3. Oh, via, ci siamo. Bene, torniamo. Desktop. E qui si comincia a mettere, no, non si comincia a mettere mano ancora perché ancora siamo nella fase di spiegazione e preparazione. No, però, ora adesso abbiamo visto punteggi stock, punteggi XMP, abbiamo visto che le RAM, i moduli non permettono di andare a una frequenza ulteriore oltre 6000 senza mettere mano ai voltaggi. E Le siamo adesso, ricavati. eh? Un pochino di dati ce li siamo Sì, ricavati. questa è Questa giusto, mezz'oretta. giusto mezz'ora, un'ora quasi. Ah no, perché c'è stata No, no, interruzione. mezz'ora, sì. Mezz'ora netta, netta. E Sì, sì. adesso andiamo a vedere. Mauri ha detto, sto guardando un film, ma segui in onore di Zorak che mi ha fatto scoprire il mondo di HVR. È un piacere. Abbiamo il grandissimo Grazie. Giannini che è uno dei fondatori, giusto Simone? Eh, Lo l'avete fondato? Questa è una cosa che non ho mai approfondito. Chi ha creato cosa? l'idea è stata mia, proposta ai fratelli Santoro. Perché Mauro, Simone si appropria di tutto HVR. no, assolutamente. No, è così nacque perché loro avevano Si già scherza, beh. capito e noi e nulla. Era a fare l'amministratore in un altro luogo di quelli che poi fortunatamente mi ci sono tolto e nulla dissi facciamo questa cosa insieme e nulla nacque così semplicemente
è andata discretamente Buono, bene. mi ha salvato in più situazioni HVR con qualche problemino E ancora non hai messo mano alle RAM, vedi te poi è casino. No, no, per fortuna mi ha aiutato Mauro a mettere mano alle RAM tempo fa Meno male, perché mi davano un bel po' di problemi. meno Che poi male. alla fine non erano neanche le RAM, io che avevo fatto una marea di Clear CMOS e mi ero dimenticato i parametri come una volta. Ah, E io questo non lo che è venuta fuori una realtà fantastica, mi fa un sacco piacere, sono entrato da poco io nel mondo di H effettivamente. L'ho sempre utilizzato da utente, mi ci sono sempre trovato bene. Veniva direttamente a casa addirittura. Ah, ma quindi sei delle zone di Mauro? ma con me stai parlando? No, io non so. No, no, Niente. chat. No, sto scherzando. Allora, qui siamo 6.000 senza aver toccato timing. Quindi siamo non in XMP. Vediamo cosa varia. Salviamoci sta Mi sembra quasi nulla. quasi nulla. Ah, sempre sul 10? Quell'altro sbaglio? O era sceso a 9? Ah, no, Vediamo, aspetta, vediamo. questo. Ta 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 ta. 6.000 C40 no XMP. Che spettacolo vedere che non ha fatto rinomina, ma ha fatto proprietà. E l'ho imparato alla fine. Altra scuola. Altro livello. Quindi qui siamo a 90.381.6, 77.1, però questo è quello che serve. E vedi, qui siamo più bassi. Bassi. No, e qui siamo più bassi, senza XMP. Latency, considera che latency è sempre... Qui siamo più alti sul latency e 93.000. Considerando le fluttuazioni, PY Prime ti dà un tempo più basso, quindi migliore. Però non cambia tanto, anche perché i timing non sono così lontani dal... Ti faccio vedere, vuoi vedere una cosa Eh, buffa? in- Al volo, faccio... Intanto c'è Mauri che lancia un film che dice: mica abito in Polonia con i radiatori fuori dalla finestra per fare OC. Chi? Ti ha lanciato un piccolo flame. Ma chi? Quest'altro ragazzo che stavamo parlando ha detto: mica abito in Polonia con i radiatori fuori dalla finestra per fare OC. Siamo andati, ti faccio vedere una cosa buffa, eh? Sta a vedere, ti faccio vedere una cosa. Sì, sì, ricordo anch'io quella foto, Mauri. Guarda, eh. Un- Ops. C'è stato 94 e un, se pi- un piccolo incremento. è cambiato. Ero impegnato a casseggiare sulla chat. Vedi, vedi. È Guarda là. molto male. Cosa è successo qui? Cosa abbiamo abbassato? No, ho alzato. Eh, Qui ho Cosa alzato abbiamo alzato? Allora chiamo il timing. VAR. Abbiamo T-Refill. alzato un timing. Sì, da 5.000 Ok. quant'era e non mi ricordo quant'era a 32.000. È tremendo questo, per benchmark è assurdo, solo un valore. Per questo praticamente è il tempo, praticamente quando loro fanno un refresh, no? Mhm. Se tu più basso è il numero, più spesso fai refresh e quindi non lavorano in quel momento lì. Alzando questo valore, praticamente gli dici il refresh fammelo uno ogni 32.000 in questo caso, clock suppongo sia, no? E quindi loro lavorano sempre senza rinnovarsi e senza avere tempi morti.
Questo porta a Ah, scaldarsi ok. molto, non ha grossi problemi di instabilità, però ecco, se non si va sui valori, considera che DDR5 può andare fino a 262.000, eh, su DDR4 65.000 e qualcosa, per cui qui siamo 32.000, si può andare tranquillamente daily senza toccare altro e questo va bene, per esempio. E questo però è assurdo, questo timing qui. Infatti Questo è... in questo momento su internet Una volta l'hanno dicono di fatto all'inizio. portarlo a 32K se è stabile e poi se No, riesci 135, 65.535, se non è esatto, stabile lì, sì, esattamente. lì lo Ecco, riporti a 32. questo è un valore che io mi sono trovato da solo senza stare a cercare. No, perché mi garantiva temperature valide senza e ottime prestazioni, anche se poi lo tengo a 12.000, per cui nemmeno tanto alto. Però va bene, insomma, non è che poi alla fin fine in gaming ti cambia più di tanto. È tosto per i benchmark, quello sì. Però insomma, la differenza è grossa. Ora se mi ricordassi quant'era il valore iniziale, se no qui si va. Ah, non c'è il coso. Non c'è il... Non c'è il reset? No, porca miseria, 5.900... 5.000... Quello 5.986... 86, qualcosa del as- genere. Siamo così, si è molto vicino, cambia poco. Siamo molto vicini a questo valore qui, non è... non influenza poco o niente, siamo proprio su questi valori qui. Va bene, comunque, allora, ora torniamo a noi. Chiudo questi perché se poi la maggior parte dei timing vi verranno modificati in desktop, bisogna per forza modificare i primari, perlomeno i primi tre, in BIOS. E allora, questo io chiaramente non me lo posso fare, però per questi timing qui è molto molto importante per ogni variazione fare un test di stabilità lungo, le 8 ore. Qui vanno fatte purtroppo, non si può fare altrimenti perché non è il caso di partire male, che gli altri si possono controllare da desktop e questi non dà garanzie, perlomeno quel poco ho visto io, per cui qui uno parte, perché vi faccio vedere semplicemente una cosa, se io metto qui, mettiamo 32, il computer sta lavorando, non è andato in crash e tranquillamente posso fare il benchmark e lui lo fa. Se invece torno in BIOS e metto il valore 32, non parto, il computer non parte minimamente, non parte assolutamente, per cui questi vanno modificati in BIOS. in BIOS. Vabbè, sì, questa roba è sempre meglio in BIOS. Questi primari qui sì. E chiaramente io, ripeto, quelli lì vanno fatti con il test abilità che si è visto. Io consiglio di non il mem test 86 che si diceva prima per verificare se RAM a stock siano valide e che non presentino errori di partenza sia a stock che in XMP. Poi, per quanto riguarda l'uso, MemTest 86 lavora esterno al sistema operativo, quindi eh, diciamo che può essere affidabile se si intende verificare se dei moduli di RAM siano o compatibili o siano E... fallati. Abbiamo detto... Ah, ok, sei impallato? Sei ritornato? Io? Sì? Ci sono? Sei un attimo crashato. Ci sono ora? Ci
Ci siamo? spixellando. Sì, sì, ci siamo. Sta un pochino spixellando la condivisione. Si sta Comunque, dicevo, BM Test stattino. 1.6 per verificare se i moduli di RAM siano validi o no e se ci siano problemi in XMP. Per quanto riguarda poi l'overclock, secondo me è bene farlo in Windows dove ci sono Guarda, anche non le... lo sapremo mai. Ah, ok, tornato. Eh? Stai Non ti sento io. Mi dica. fermato. Eh? Ah, eccolo qui. Prova, prova, mi senti? Sì. Che devo fare? Mi senti? Sì, sì. Che devo fare? Posso andare avanti? Connessione, mi sa. Eh? Sì, sì, puoi andare avanti. Sì? Sì, sì, Connessione? sì. Sta sciogliendo qualcosa? Un Computer momento, basta. ma Dimmi, che devo fare? Che devo controllare? Perso completamente. Allora? è Allo? andato via Simone. Ci sono? Noi ti sentiamo. Ah sì? Sì, Posso andare avanti? Non vi sento più io. sì, ma sì, sì, Vado? Vado. sì, sì, io ti sento, vai, vai. Vado, sì? Quindi, dicevamo, mente S86 per verificare se le RAM sono valide, se non hanno problemi in XMP o no, se sono fallate o no, però per quanto riguarda quando si comincia a toccare i timing, secondo me è meglio andare in desktop con Windows e con i programmi e magari sarebbe anche bene metterci uno stress test sotto alla GPU e fare andare tutto insieme così per avere migliori garanzie. Però ecco, diciamo 8 ore di test di Curato. stabilità ci siamo, eh? Io No, vai, sì, ogni tanto sento qualche parola, ma non qualche mezza parola. anche noi. Eh? Siamo bloccati? No, 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 a vedersi si vede. Il problema... L'audio. Oh, Sì, sì, è l'audio che ogni tanto va. ascoltami, no, il problema è io l'audio non posso spostare la scheda audio sul computer questo grande, se non te lo volte tocca rientrare, no, no, non posso farlo, da BIOS non avresti audio, No, no, adesso sei a posto. Mi sa che sei sì? tornato... Sì, sì, Ma ti magari sento sono bene. variazioni del wifi. Andiamo a vedere se ho chiuso la porta, aprivo la porta, a vedere se arriva meglio, che devo fare. Comunque, ok, dicevo, questi qui vanno fatti da BIOS, TLC, TRCD e Ah, ok, quindi... PRP. Questo lasciarlo stare, che tanto non viene dato, rimane sempre qua, il solito valore. Quindi, io non sto a impazzire, però so già che queste È partito. ci sono? No. No, ok, adesso sei tornato a video. Anche video va via? Sì, sì, va via anche il video. Scheda captura è fredda, per cui non ho problemi di temperature. No, no, ma è un problema di connessione perché vai via insieme e torni insieme. Vabbè, ora mi vado via da solo, eh. Che devo fare? No, no, vai, vai, continua. Mm. Può essere che ci siamo. Può essere. Quindi, ripeto, questa parte qui dei timing principali, eh, CAS, TRCD, TRP, time to read to pre-charge, perché vabbè, il discorso, sto cominciando a capirci qualcosa ora, ma non è il caso che l'affronti perché non ho ancora snocciolato la cosa. Comunque, questi io so di per certo e non mi sto a fare le
come si chiamano, 8 ore di test in questo momento che voi invece vi dovete sorbire, però so che queste RAM vanno così tranquillamente, senza alcun problema. Quindi questi primari voi ve li dovete fare uno alla volta, calando di uno, e non esiste una regola, voi scendete uno alla volta, test di stabilità, scendete, test stabilità, quando non lo passate tornate a quello di prima e rifate il test, se passate 8-10 ore va bene, siete stabili, si può andare oltre. Mettendo che questa è la parte più noiosa e lunga, però fondamentale, passiamo al resto, quello che poi è il vero Passiamo a al resto, dato via di nuovo? al resto. Mi sa di sì. Continuo a dire Sì, resto infatti finché non mi neanche sentite. il video c'è più. Resto. A like. Fino al resto. Dove siamo arrivati? Hello. Ci siamo? Niente. Andato completamente? Dobbiamo aspettare che ritorni. Gli volevo chiedere... Ecco Hello, qua. hello, hello? Mi è appena... Onesto, anche Simone sta crashando parecchie volte. Io? Eh sì. Meno male che gli abbiamo fatto mettere solo una camera, cioè che ha messo soltanto il desktop, perché altrimenti con la seconda camera si appesantiva ancora di più la connessione. Poi posso... Purtroppo sta streamando da un mini PC che aveva lì montato a fianco a questo qui main che usa giornalmente, proprio per fare il dual PC al volo, ma quello lì non... Tocca fare il trial PC che tocca fare. È andato completamente. Io non sento più nulla. Ci siamo? Allo? è tornato un pochino di video. Vediamo Ci se siamo? si è ripreso. Ah, è il Discord che mi salta via. Ci sei? Siamo ora? Eh, Hello? Yes, yes, yes. Hello? e rientra. Ok, no, niente. Ah, ma è questo che mi fa... Eh? Stare. Ok, adesso dovremmo sentirlo parlare. Sì, ci siamo? Ok, ci E siamo. allora mi sa che devo tenere Discord perché era quello che mi salta via. Entra, esce, entra, non lo so. Va bene. E No, quindi, no, ci sei, ci sei. non so se si è sentito, dicevo, i timing No, primari. ok. Che è successo? Che devo dire? Sto zitto. Te non ti sento più. Dove sei? No, no, continua, Ah, continua. time Non mi primari senti. vi dovete fare 8 ore di test Ah, ok. minimo per ogni timing che calate, per ogni timing, per ogni valore che calate, quindi preparatevi a ore e ore e ore di test stabilità. Vi controllate le temperature che specialmente con il grande HV Info 64 Mente con... che chiaramente con il ridimensionamento mi si è distrutto tutto. Ci sono le DDR5 temperatura, eccola qui, in questo caso siamo a 28 gradi. Wilkinson, grazie mille per il follow, benvenuto. 28 Diciamo gradi. OC sulle RAM. C'è Simone in condivisione schermo che ci sta facendo vedere un po' come Nulla per ora vi faccio vedere che ancora non si è fatto nulla. voltaggi, dei voltaggi.
Va bene. Allora, Però abbiamo un problema. un problema, più grosso problema, Un grosso problema di lag, sì. grosso. Ti volevo. Non so se Io Francesco ti perdo costantemente. mi senti. Mm? Mi, Ti sento mi solo perde quando costantemente. mi chiedi se mi senti. Il resto del discorso non lo sento proprio. Ok, non si è sentito neanche quando mi senti. Mm. Una volta. Bene. Io Ci sei, invece adesso ci senti? Mi sembra che il video sia migliorato un pelino. un pelino... va bene. Adesso Niente. no? Non ci sono. Sì, e io su Discord mi vedo che il verdolino quando parlo si Sì, vede. sì, 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 no, ti sento. Ah, la miseria. Ok. O almeno non sembra. No, no, in questo momento ero zitto, aspetta. Oh, ah, ok. Stavo sistemando solo i programmi. Ok, quindi veniamo a noi. Appurato che quei timing primari che noi abbiamo visto, che io ho modificato direttamente perché per l'appunto, va bene, stasera ho dovuto utilizzare queste RAM, che vabbè comunque in ogni caso non sarebbe, ora non so aveva questo, no eccolo qui, non avrei Non comunque, vediamo più la condivisione. Sta live doveva uscire così. è nata proprio male da oggi, dall'inizio. È nata malissimo da oggi pomeriggio. Mm. Finendo la bestemmia di un modulo RAM, guasta. 5856, non ero lontanissimo. 5086 avevo messo. Si vede ora? No, Che vedi? tutto nero. Tutto nero. E io che posso Sì. fare? Puoi provare a rimandarmi il video dal link di Facebook. Chiudi la pagina che ci hai aperto di Video Ninja e riapri il link, l'ultimo link che ti ho mandato su Facebook. Al video ninja io lo vedo perfetto. Noi non lo vediamo proprio. Aspettate che lo refresh. Aspetta un secondo che lo Eh? refresh, magari. Cioè io Un secondo. l'anteprima che ho qui io è perfetta. Però chiaramente io. Ok, aspetta, forse è ripartito. Sì, sì, ok, Siamo? andato. Bene, Ci siamo un po' vai. pixellosi forse? No, Sì. ok, perfetto. Aspetta, che Vediamo. qui c'avevo la velocità mi dava? 280 k kilobit. Un mega. Ora si dovrebbe andare bene. No? Ok, mi senti? Sì, Sì? sì, ora sì. No, crashato di nuovo. 0,44. 0,16. Troppo, Molto molto male. molto male. Molto male. Troppo 0 connessione data 0. E va via la connessione completamente. Hmm. Ci siamo? No.
magari se No, ci risiamo? modem, non Aspetta. lo so. E Pa. nel caso la rimandiamo a settimana prossima oppure quando ci sarà, non lo so, vediamo se riusciamo, why not. Mi vedi? Io il video lo vedo, quindi mi sembra strano, non so se o cosa. Ok, ha chiesto di parlare, Oh, bravo. mettiamolo a parlare. Eh, Sì. siamo ritornati. Siamo ritornati. Ok, Ben- ci siamo? sì, no, Francesco, sai cosa bisogna fare? Bisogna che lo porti sull'altro computer cablato, perché qui purtroppo siamo... Questo mi fa comodo a me per le registrazioni mie del BIOS e roba varia, però non è adatto per questo lavoro. Purtroppo l'abbiamo scoperto, l'abbiamo scoperto in questo momento. E E vabbè, dai. allora, Niente. facciamo una cosa. Io adesso do una indicazione veloce su come, su come poi si può lavorare, giusto per dare un piccolo input, se non gli si è dato nulla davvero, giusto per dare un attimino quale sarebbe stata la direzione di questa settimana e poi si prosegue. Settimana prossima io non ci sono perché sono a Birmingham per i cani, domenica rientro lunedì pomeriggio, per cui sarò fuso senza dormire. Però magari si può fare un altro giorno di settimana prossima. Sì, sì, tranquillo. Anche perché in ogni caso andava fatta in due parti, perché quell'ottimizzazione che avevo intenzione di fare stasera, poi la notte io facevo il test di stabilità, poi riprenderla magari anche il giorno dopo al volo così per mostrare che era superato e che tutto andava bene, oppure che c'era stato un errore e in quel modo lì spiegavo come poter intervenire in ogni caso. Comunque, detto questo, visto che ora ci siamo, sì, più o meno? Sì, Sì. bene, tra l'altro si vede bene, quindi... Oh, meno male, zitto, va bene. Eh, ho toccato la scheda dietro, non so che è successo. E comunque, facciamola veloce. Quello che dicevo prima, i timing, io questi qui chiaramente i principali li avevo già fatti e eh, quindi so di per certo che questi sono stabili. Fatti però come Dio comanda, nel senso 8 ore sul primo, 8 ore secondo e 8 ore sul terzo. Soprattutto poi questi, i primi, questo non va più basso nemmeno a schiantare senza dare volte. Questo è uno di questi, di quelli importanti. Vediamo un attimo velocemente siamo ritornati, rialzato il T-Ref, siamo tornati su valori non proprio belli da vedere. 10,561. Questo qui portato a 34 è un altro di quelli che, se non mi ricordo male, dà un buon, dà un buon boost così al volo. Vedete. E per i test di starli, ad esempio il TCL lo si abbassa di 1 e poi si fanno le 8 ore di test oppure si possono abbassare di 1 Ma tutti e io, 4 io insieme? direi no, io no, è uno alla volta, però eh, allora puoi farlo così, però ecco, puoi anche magari puoi abbassare di 2, farlo se ti tiene bene, e poi torni su di 1 e nel caso torni su di 1 così recuperi un test, no? Ah beh, Perché certo, all'inizio abbassi di 2, questo poi... sulle 8 ore. Bravo. No, il problema di questi, i primari, bisogna che tu lo faccia uno alla volta, perché se tu li modifichi tutti insieme, poi non sai qual è quello che ti ha fatto crashare, capito? Mhm, Per certo. due, per dirti, qui abbiamo già migliorato non poco, considerato solo che si è abbassato di 2, no, di 4, un timing solo, capito? Ti faccio vedere
poi tu prosegui, in questo caso 32, poi qui io ti provo qui, ma non è detto che faccia il boot, perché ripeto, i primari da desktop sono un po' per conto suo. E qui invece avresti peggiorato. Comunque questo è 38 e questo è comunque uno di quelli importanti che dà abbastanza boost. Questi altri due, bene, qual è, come io ho fatto da desktop? Allora, 24 sono, cioè beh, sono 32 però se no poi si impegna troppo, megabyte per thread, in modo, facciamo in modo di lasciare un po' di spazio libero per far lavorare il sistema operativo. Ho calcolato, se siamo sui 700 megabyte rimane abbastanza. Così lui inizia, in questo caso questo mem test, ora deve aprirmi tutti i 24 i core e si va avanti e questo in questo momento non mi serve. Oh, ma arriva un po' d'arettina dai radiatori che cominciano le ventole a muoversi. Calduccino non ce la fa. Ora si spostano. E questo è carino, questo mem test. Ora vi faccio vedere appena un attimo apre tutti i core e si stabilizzano il lavoro. Praticamente questo è valido, però non può impostare un timer di ore, mentre invece sempre il solito programma con una GUI, come cavolo si dice, dedicata, Ok. tu puoi impostare il timer e allora per quanto riguarda il test al momento in desktop va benissimo questo perché ti dice gli errori immediatamente, mentre per quanto riguarda fare il test di stabilità, io uso l'altro, così imposto il timer, lo lascio lì e lui si blocca solo, te lo puoi impostare se magari arriva uno, due, tre errori, lui si ferma, capito? Cosa che non è Mhm. possibile qui. Ora ve lo faccio vedere dopo come si presenta. Il solito programma solo con una veste grafica diversa. Diciamo qui siamo a 24, 25, sui 25.000 megabyte al secondo, più o meno, siamo abbastanza stabili, no? Vedete, siamo insomma vicini. Vi faccio 5.880, faccio questo, riprendo sempre questo perché è quello che mi dà un boost Più boost. immediato e qui siamo sempre vicini ai 25.000, applico e da un attimo che deve iniziare a leggere e si comincia a salire notevolmente, vedete? Qui Oddio. Sono 20, io davanti? Sì, no, c'ero io davanti in webcam. Aspetta, che non stavo. Benissimo. si sta, Ok. sta salendo verso i 26.000. Questo per far capire che in questo caso stanno migliorando, vedete, da 25.000 stanno migliorando, ora quant'era? Non mi ricordo più, 5.000? 856, vabbè, quello era giù di lì, siamo saliti a 26.000 e questo metodo ora dovrebbe ricalare verso 25.000 subito, ricala. Questo metodo qui, questo è uno dei sistemi, considerate ora in questo momento noi stiamo facendo un test di stabilità sotto, per cui c'è le RAM sono messe sotto pressione e quindi variare i timing in questo caso porta a dare degli errori. Questo è uno dei sistemi, se uno vuol variare, per esempio, si comincia a calare TIRAS, andiamo a 72, applica, che è successo? Crash, crash, Perché no, sì. crash. Mi- Quindi che vuol dire? No, glielo dovevi dare questo 72. Bravo, capito? Immediato tu sai che il 72. Qua non servivano 8 ore di test, ragazzi. Bravo, capito perché? Come funziona il discorso?
e un attimo, a premere il tasto di cosa ce ne vuole. Quindi, credo si sia capito qual è uno dei sistemi. Questo è da avere lo stress test sotto e cominciare a variarli uno alla volta mentre sta viaggiando e vedere perlomeno si ha l'idea di quali sono i limiti. Poi si sale un pelettino e a occhio, a meno di non avere chissà quali risultati fallati, dovremmo essere non lontani dal valore stabile. L'altro sistema che io avevo utilizzato era quello senza avere, ora non parte per nulla. No. Senza avere? No, Non si è se sentito? non lo no, scusami. Senza avere Ah, lo stress test di stabilità, stavo aspettando, fremevo del, ma l'avevo spento, non l'avevo riavviato. Che poi non c'è bisogno di deletor. E senza avere lo stress test sotto, io facendo quei 3 benchmark, AIDA, che vabbè oggi non l'ho messo perché è a pagamento e costa anche tanto, ora quel mem test che è a pagamento costa $5 mi sembra, per cui nemmeno una cifra eccessiva. comprare, diciamo, dai. No, poi mi piace, perché sinceramente c'ha sia quello, quello che ti lavora bene, ti dà subito l'errore, ti dà il megabyte, quindi puoi vedere quanto sali, se sale, e poi c'è la versione con Run, eccola qui per esempio, vedi Run Mem Test, e c'ha la veste grafica, è il solito programma, solo presentato diversamente, c'è tutte le impostazioni. Vedi, mi è rimasto 720 minuti, quindi sono 12 ore di test per testare la stabilità. L'ultima volta ce l'ho ancora qui, salvato. Onesto. Ce l'ho ancora Una qui. cosa da niente. Comunque, vedi, è carino, poi tu imposti la memoria libera, quindi c'hai in questo caso Dash 5000, però non dà gli errori al momento, non ti dà i megabyte di velocità. Ok. No, effettivamente anche graficamente preferisco l'altro. Queste grafiche un po' forzate dove non serve. Non lo so. No, c'era anche Pref- la versione 4.0 che non mi dispiaceva, aspetta solo qui. Era più vecchia, non cambia nulla, perché tanto io più che altro ho preso quello nuovo perché c'è questo discorso dei megabyte che è molto interessante e non mi dispiace, e poi perché perlomeno dà supporto a qualcuno che crea qualcosa di sì. valido, insomma, per le cifre che costa, insomma, meglio preferisco. Ecco, qui vedete cosa mi sono fatto per fare. Qui ci sono solo alcuni timing, non tutti, però ecco, via via mi scrivevo uno per uno quello che variavo e andavo giù a calare. Eh, Quindi l'altro sistema che con le 5600 C36, 5600 C36 io ho fatto solo i benchmark fin dove andavano, quando crashavano tornavo su, sono arrivato in fondo, ho fatto senza a modificarli tutti uno a uno, senza fare testabilità nel mezzo e nulla, sono arrivato in fondo, ho fatto i 12 ore e passato, ho detto vabbè, botta di culo e via. E poi in pochissimo tempo me le sono levate di mezzo. Poi si possono affinare, si può andare a toccare e trovare sempre il limite e tutto, però ecco, lì per lì, al volo, veramente mi ci è voluto qualcosa come 2 giorni, erano perfetti. Viaggiano anche sull'altro computer perfettamente, per dire. Però l'ho provato poi su queste e non è crashato dopo 5 ore, mi ha dato un errore, può essere anche intermittente o no, però insomma. Però volevo far vedere anche in quel caso come poter porre rimedio senza andare a ritoccare tutto e farsi un'altra ore e ore di benchmark. Praticamente ci vuole tanto tempo in ogni caso, però diciamo che la maggior parte del tempo viene dedicato ai timing primari. Quindi abbiamo visto che il TRAS in questo caso non va, 72 non va, forse 74, ma secondo me ha anche poco senso
andarla a toccare, se cali di 2 un valore che già è 76, insomma, non merita nemmeno non merita insomma il rischio. Sì, non quelle Quando performance. diminuisci, quant'è? 10% sarebbero 7,6, diminuisci del quanto? Nulla, 1% nemmeno. Però, diciamo, Eh, eh? Non No, non ne ho idea. non ti intacca poco, ti intacca o niente. Quindi noi ritorniamo col cazzettino del meme test pro e rifacciamo ripartire questo anche per farvi capire quanto sia dispendioso in termini di tempo questo, questa ottimizzazione. E questo sinceramente è uno dei metodi meno lunghi. Ragazzi, quando andate a fare questo test non dovete mettere 24 thread anche voi. No, questo quanto ce Dipende n'avete? dal vostro processore. Eh, Ah, no, io altrimenti non vi va. ho detto io ne ho 32, evito di usare gli 8 logici, usando solo gli 8 fisici e 16 efficiency. Però, insomma, se ne può usare anche meno, non è che sia Ah, no, sì, ovviamente. obbligatorio usarli tutti. Tanto lui il test lo fa, insomma. L'importante è lasciarsi un po' di RAM libera, tante volte uno deve fare lo screenshot, deve spostare, deve modificare qui, se no è tutto bloccato. Si Chiaramente. inchioda. E diciamo, quando si Si è inchioda lasciato tutto. 4-5 giga, ma io ce n'ho anche 11, ma tanto ora siamo giusto per fare test, insomma. Quando si è lasciato 5 GB, insomma, ti basta. Va bene, e passiamo a quello sopra abbiamo visto che si può fare poco o niente. Proviamo a calare 4,40. Quello che diceva, non mi ricordo se l'ho detto a te Francesco all'inizio, cioè che non esiste una regola anche a conoscere cosa sono e tutti i dati, vabbè questi poi si trovano, cosa significa questo qui, però alla fine il discorso da fare è di abbassarli. Ci sono alcune regoline che ora sto cercando di capire, spero la prossima volta di averle comprese perfettamente in modo da potervele spiegare. Un grandissimo personaggio su YouTube, cioè, che però ci vuole tempo per ascoltarlo. Va bene, proviamo. Bulldogs. C'è 4 video sulle DDR4 che è favoloso per chi è appassionato. Lo vado a cercare subito. Sì, ce n'è una valanga sulle RAM. E tra l'altro, chiaramente, il modo di utilizzare, cioè questo programma, cioè come utilizzare questo programma, l'ho scoperto da lui. Io avevo già la versione prima, ho preso questo perché mi piaceva e per l'appunto poi il discorso di utilizzare il megabyte come indicatore, in questo caso se sale per migliorare le prestazioni, in questo caso non sta salendo, oppure anche per avere errori in diretta, ecco questo. No, beh, quegli errori ce l'è arrivato da solo, perché giustamente se ce l'hai sotto succede un errore, te lo segnala. Però ecco, delle megabyte al secondo che si alzano se le prestazioni stanno aumentando, quello no. E da considerare anche che col sistema che ho usato io sulle 5600 senza utilizzare il test di stabilità live in questo modo, hai sempre modo di capire, perlomeno facendo una media 3 su 5 dei benchmark che fai, su 3 benchmark 3 su 5 hai una buona visione di ciò che accade quando vedi che i risultati sia come latenze che come bandwidth si alzano, direi che la RAM non è stabile, per cui in molti casi quando ho fatto poi le 6000 che ho avuto l'errore dopo 5 ore, sono andato a riprendermi dal blocco, dagli screenshot
una media dei migliori punteggi dove andavano meglio come latency e come bandwidth, presi quei valori, rimessi, fatto il test di stabilità, passate le 12 ore perfettamente, pur avendo avuto un errore senza sapere dove fosse accaduto. Non so se mi sono spiegato. Sì, sì. Quindi sono andato a riprendere tutti i punteggi che avevo, ho detto ecco, qui in questo caso mi si è alzato la latenza con questo valore di timing, via via che li abbassavo, no? Più abbassavo e più si alzava le latenze e magari aumentava di poco il bandwidth, ecco, ho detto allora in questo caso mi fermo dove il valore di latenza è minore e dove c'è il miglior compromesso tra bandwidth e latenza. E via via li ho ricontrollati tutti e poi alla fine è andato tutto perfetto. Per cui senza stare a farli uno a uno, ma facendoli tutti e poi verificando con i punteggi dove erano i migliori e rimettendo quei timing lì, è andato perfettamente. Questo non so quante ore mi ha salvato. 5600 sono andate proprio diritte per conto suo, per cui non ci sono stati assolutamente problemi. Diciamo che 4,40 io lo darei come buono. Siamo però, i megabyte in questo caso sono calati. Proviamo 4,20, vediamo che ci racconta. Arretto, arretto, Stranamente. E arretto. sale pure un pelino. Insomma, eravamo a 25.000, però si sta praticamente Assestando sui 24 e mezzo. 24 e mezzo. Però ecco, in questo caso qui uno magari tiene un pochino sotto, vede che non ci sono errori e può fare la verifica anche con i benchmark, perché se anche i benchmark ti danno che il risultato sta peggiorando, forse non vale così tanto la... Tanto l'unico che ti Eh dà beh. veramente il boost è questo. Oppure c'è... Azazel, grazie mille per essere passato. Quando sentiamo per sistemare OBS. Guarda, ti faccio vedere. Scusami se ti ho interrotto. Un ragazzo di HVR, tra l'altro, che stava avendo problemi con OBS, Mauro, e il PC Mauro me l'ha passato e live ci stava salutando. Ah, oh, vedi, siamo lì. Grazie mille. Ma Mauro? Dicevi, scusami? Maurone? Mauro, sì, E che sì, fa? Perché non si Maurone. palesa? Palesati, Mauro, dov'è? Eh, la ninna. No, Ah, mi ha contattato sabato, mm, dicendomi che se sapevo usare OBS e se potevo aiutare sto ragazzo, quindi ho cercato di dare una mano. Una bisogno di aveva dei problemi in rendering quando era in live. ah, ok. Benissimo. Quindi Adesso sembra aver sistemato un pelino. arabo per me. Ascoltami, ti faccio vedere un altro dei timing di quelli, ascoltatemi ragazzi, di quelli buffi che non si capisce perché siano così alti. 34, 24, 24.847, questo tiene sicuro il 100% e teoricamente dovrebbe salire entro poco. E non sale invece. Sale. Questo è sul Grazie. right. Scende. Scende, scende. Questo è il sul right. Timing. Right to right. È assurdamente alto. Assurdamente alto. Considera che questo su alcune... è sceso, vabbè. Su alcune motherboard si riesce a portarlo tipo a 10, 8 da 34. È calato questo stronzo. Però questo fai conto te, gli altri tre test sulla scrittura vola, te la fa volare, soprattutto su AIDA. Però sono timing che sono assurdamente, calato tanto, sì, assurdamente alti. Va bene, qui siamo a 4,20, direi che si può provare a A fare... scendere un pelino. Proviamo 400 a vedere se non crasha. Ale! Eccolo lì. Eccolo! Eccolo lì. Subito. Eh?
Quindi, Andato un po' pesante col 400 diretto. cosa ci dice questo? Che non si deve usare, molto facile. Che al limite può andare forse a 4,10, ma insomma, per non sapere né leggere né scrivere si rimane a 4,20. Anche lì rischiare di 10 su 400 si può fare, magari però alla fine quando hai trovato una buona stabilità, allora uno può andare a ritoccare a destra e a sinistra quello in alcuni punti per cercare di trovare il massimo. Considerando sempre che perché sono entrato in BIOS non lo so, consideriamo sempre che non stiamo toccando voltaggi, per cui il discorso È poi ottimo. sì, no, il discorso poi dei voltaggi è un discorso che viene a sé, ovvero sia alzo poi i voltaggi, posso provare a portare più sulla frequenza, provo a abbassare i timing principali e via via, però avendo già una base già valida, capito? Non partendo da troppa carne al fuoco, se no alzi i voltaggi, abbassi così invece tu sai qual è diciamo, la migliore efficienza e poi di lì puoi lavorare per andare sopra, come gli offset su un Intel, con questo qui, sempre visto che siamo in desktop si fa veloce una cosa al volo. Beh, Figurati. Ah no, poi- sì, sono crash. cos'è? No, perché ha crashato prima. Compact view. Eh, tac, 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 tac. E come abbassare i volt sul 13900K senza problemi. Al volo, offset da lì. E qui ti abbassa. 4 clic e via. Sì, ti abbassa già. E questo va a 0,09. E ok. Fregate. Perfetto, giusto per dare una. E qui come si esce da questo? Eh, penso prova Alt F8. Ah, ok, l'ha fatta alla vecchia maniera. E si va alla vecchia maniera. Però ecco, quello lì, quella è un'ottimizzazione perfetta per gli Intel che consumano tanto. Ti abbassa eh, anche 30 watt sulle cose e ti porta una decina di gradi meno, ti puoi riuscire a recuperarli solo con gli offset. Come ho fatto vedere sull'articolo del 13900K, che proprio lì veramente ci vuole 2 minuti a fare. Valido per tutti. Eh sì, un'ottimizzazione sarebbe cosa buona e giusta farla su tutti i processori. Eh sì, perché vuole per i BIOS per star sicuri che girino tutte sparano a 1000, quando poi invece ogni processore poi può essere tranquillamente ottimizzato. Che è successo? C'è stato un. Piccolo refresh. Sì, che vuoi. Perché considera, anch'io qui siamo praticamente si sta passando dalla scheda di acquisizione, che Dio la ben gloria, 1440 144 Hz, che non è poco. Vogliamo il 4K a 144 la Io prossima. me lo devo salvare questo in modo da ricordarmi poi i timing, Semi base. Semi E base. poi tra l'altro stai usando un tool esterno quando c'è quello di Windows uguale, mi sa, giusto? Quale? Cattura schermo. No, no, no. È identico. Fast Stone Cap. No, 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 non è identico. Non è identico perché poi c'hai anche un tool leggerissimo di editing associato con tutta la suite Ah, Fast Stone e questo fa anche video, insomma, c'è tutta una. Lascialo questo, è imbattibile. Leggerissimo, imbattibile, imbattibile. Fast Stone è imbattibile. Non ha rivali. Provate tanti, guarda, ma poi sono sempre su questo. Quindi, ah no, qui eravamo se no c'era ancora quello più integrato su tastiera, il tasto stamp. ce l'ho,
con Fastone funziona anche Beh. schiacci print e lui fa, eccolo lì. Ecco, e non l'ha fatto veramente. Eccolo lì, sì, eccolo. Stamp. Ah, ah no, l'ha fatto tutte e due. E quindi noi eravamo fermi. Allora, Eri sceso a 4. sì, 4,20, 4,20. 400 non me lo dava. Sì, sì, 406 Ecco, crashato. quello che io faccio in questo caso, allora, diciamo che 420 abbiamo visto che teoricamente può essere stabile, teoricamente, no? Quindi, sistema che ho adottato io. Bene, siamo qui, questo ce l'abbiamo, Benchmate, ma ora ho voglia di farmi impazzire. No? Ok. Start? No, errore. Ok, fottiti. Nulla. Ah, it's already running. E dov'è? Forse è minimizzato nella freccetta? No, 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 no. Nope. No. Nope, 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 nope. Perché c'ho Ah, Alienware? eccolo lì, sì. Perché c'ho Alienware comando? Eccolo lì. Parte? Parte, non parte? Parte. Ah, vabbè. È andata, è A andata. volte ci stanno dei piccoli problemini. Sono software abbastanza... Ok, quello che io faccio, perlomeno, oltre a scriverli poi nei blocchi, ci vuole pazienza, ragazzi, questo purtroppo. (91.074.8), non mi ricordo se sia cosa si sia migliorato, come siano gli score vecchi. A questo proprio non è partito. Mi sembrava un pelino più alto lo score vecchio. Non in latenza, ma in bandwidth. Però la latenza è fondamentale. Mi pare che in latenza eri sui 77 e l'altro forse. Vorrei di una cavolata. Poco. Eh, Allora, quindi era il 77, 170, questa era la base. Ah, 77 erano 76. Vedi? Ho scritto male io. In questo caso, qui ci siamo. Ora io non riesco a salvare tutta perché siamo ingranditi come pochi. Non riesco a salvare tutto, però quando riesco ci metto tutta la schermata e salvo con, per dire, cosa ho modificato ora. Quindi siamo partiti 6.000, no, 36, 38, 38, 420, giusto? Questo è quello che ho toccato. Penso di Quindi sì. gli Sì. altri timing sono, sono normali e questo è quello che è stato toccato ora. Quindi io sto partendo da 40, 38, 38 alla base, quindi quelli sono stati abbassati. E andiamo a vedere cosa intanto, cosa siamo riusciti. Questa era la 48, ci siamo 11, 8 e 20, 71 e 90. Qui siamo 10, 302, 91.000, 74,8. Direi che anche solo da XMP dall'XMP abbiamo fatto già qualcosa senza aver toccato niente ancora. Mi seguite? Sì, sì, sì. Vedete? Neanche poco, devo dire. Ma io non ce l'ho Fastone Image, con cosa lo apro? Ah sì che ce l'ho, ah, madonna, eccolo qui, mitico Fastone Image. Ah, eccolo perché, quello che dicevo prima, vedi? Tac tac, ne posso aggiungere, Ah, posso fare anche
tutta la suite Fast. Quindi siamo a Vi ricordo dall'ultima volta questo programma. Che questa è 71. una feature veramente... Vedete, tra l'altro ti ho detto che qui c'è anche un editing che per un programma che sono 20 mega è assurdo. 91.189 74,8, 71.700 è... Ah no, sono a 4.008, te l'ho sbagliato, dove cazzo, eccolo qui. Oh, XMP, scusate, questa era. Questa no, eccolo qua. Questo è il confronto da fare, scusatemi, ho sbagliato io. Quindi, giustamente siamo 90.000, 80.4, 74.8 di latenza, 91.189 e qui su 2 decimi, no, quant'è? Quasi 3 decimi recuperati su questo benchmark non sono assolutamente pochi, perché su Ah 10 no, secondi 3 decimi non sono pochi, solo praticamente non avendo fatto praticamente niente finora. Abbiamo fatto solo i vabbè, principali e via e questo. Andiamo, abbiamo detto che questo a 400 non ci va. Chiaramente poi io queste cose me le riporto tutte scritte, no? Perché ce l'ho segnate 420 crash e via. Io qui sto andando a diritto per voi e quindi passiamo a... Che si fa? 3,70? ma sì, No, un po' alto, forse 370, ma sì. dovrebbe, ti dico subito che su eh, DDR5 difficile andare con 100 di differenza sotto, non vero sia 4,20, se arrivi a 3,20 sei miracolato in poche parole. Questo te lo dico come indicazione DDR, sulle DDR5, tanto è una cosa base per tutti. Di norma, se riesci ad andare 100 sotto va benissimo, se, va più che bene anzi. Ho applicato, sì. Questo caso io andrebbe fatto con lo stress test sotto e poi verificato. Quella parte lì ormai spero l'abbiate capita. Ho capito, ce l'ho già sotto. Spero l'abbiate capita, quindi si va direttamente sul benchmark. E quello che io faccio, quello che si riesce a fare stasera, perché poi 3 di questi sono oscurati, bisogna tornare in BIOS, però vabbè, magari non ci si arriva nemmeno. Quello che si riesce a fare stasera, giustamente per correttezza, quando io finisco la live lo metto in test tutta la notte e domani, non so se aggiorno Francesco, non so come fare, però così vediamo se l'ha passato perché non lo so nemmeno io. Però finora sono pochi, si interviene bene dopo. 1,916 mi pare Puoi che... fare anche un post sul gruppo, magari Oh, poi aggiorniamo direttamente sul gruppo. Siamo a quasi un decimo in no. beh, ritorno a dire, molto importante, fare la media 3 su 5, perché su 1 può essere un Vabbè, danno. certo, Ci può essere, ma... può essere andata così. Però quando ce l'hai anche sul secondo benchmark, direi che forse qualcosa di La latency cos'è? 72.8, 73, 73.8. 73.8. Quindi io in questo caso qui c'ho questo, no? Già salvato, 420, lo diamo per buono, ok? Quindi, Mhm. no, perché apri? Non lo voglio aprire. 420, bene, e ci aggiungo 370, che è l'ultimo valore che ho modificato. Quindi abbiamo il riferimento di questo con lo screenshot e so se mi spiego qual è il sistema che io utilizzo. Mhm. Sì, sì, certo. Ordina per data, È quello più tutti i logico punti lui mi comunque. dà visualizza dettagli e
perfettamente. Ok, così mi dà tutti in serie. Quindi se io apro questo e riapro questo e vediamo 2,96, qualcosina abbiamo calato e abbiamo migliorato. Di qua invece 91.400, 480, 74,8 contro 73,8 di latency. Per cui teoricamente qualcosa siamo andati a migliorare. Vogliamo provare 3,50? Andiamo più in giù. Andiamo a 320. A 3,20 la vedo dura. La vedo dura. Io sono tranquillo. Oh! C'ho sempre questo qui Dato? come valore di, sì, come valore di base 10,135. Beh, 91.674,3. Qui latency su quello di Intel è duro duro da farlo calare. Molto molto duro. Però perché non mi fa vedere? Tac. No. E abbiamo detto 350. Quindi si modifica e si aggiunge a quello. Ripeto, sarebbe meglio fare queste modifiche con lo test sotto di stabilità, però anche così siamo, diciamo, qualcosina ce l'abbiamo come... Proviamo? quanto? Crash. 330? 3,30 crashato, per cui magari Like. si può andare a 3,40. Ah, va bambina. Allora, a questo punto, prima di non andarsi, prima di altra verifica che non sembra poco, ma poco non lo è. Qui ecco perché poi mi torna bene avere il block notice con le scritte, perché ora noi abbiamo variato poco, però a questo punto direi che quei valori che teoricamente secondo noi sono stabili, di riportarli in BIOS e farlo partire dal BIOS, perché un conto è lavorare da desktop e un conto poi è fargli fare tutto il percorso di avvio da BIOS, che è ben previous overclock failed. Cosa dice? Non sono riuscito a No, leggere. no, perché era che l'overclock era crashato e questo Ah, sì. si Sì. sapeva, si sapeva, si sapeva da noi. Anzi, il ref addirittura non me lo dà. Il TR Tiras quanto si era messo? Non mi ricordo. Arca boia. Tiras non me lo ricordo. Allora, Blocco che viene, che ci dimmi viene. qual era in ordine? Il Tiras. Tiras? Non mi ricordo dove cazzo è cosa. Mi sono perso un timing per la strada. Ha reimpostato valori da RFCP 311. Oh. Perché questo l'ha messo così? Ok, 420 è impazzito e qui eravamo a 3,50? 50, sì. 3,50. Ehi, 3,50. Che a 330 è crashato. 4,20, 3,50 se non sbaglio dovremmo esserci. Azzo però. Perché il Tiras è a 77, non è a Intanto in desktop 6? lo Non da era 70? 76, sì. Ah, ok. Sì, sì. Ci sono alcuni valori che tipo un timing che qui
aspetta, non mi ricordo qual era. Comunque, tipo lo abbassavi a 60, in BIOS non ti dà meno di 84. Perché, insomma, comanda il BIOS in ogni caso. Ha ragione BIOS. Certo, Qui non c'è discussione. non ci sono dubbi su No. questo. No, sto continuando a premere il del quando non serve. Infatti, accidente a me. Come vediamo però, insomma, prima ci dava overclock fallito, però insomma riparte. Poi chiaramente se poi a voi piace utilizzare per controllare ci sono sia quello di Asus che questo di ASRock Timing Configuration, però qui non si può, non mi fa variare assolutamente nulla, vedi 76 anche qui da 420 e 350, perfetto, ci siamo. Perché fa così? Rifrescia questo in maniera strana. Comunque questo perché per farvi vedere un pochino più completo di Dragon Ball, però non si possono variare, per cui come non averlo. Per cui Serve a poco o a niente. mezzo inutile. Sì. Sì. Ok, questi vanno fatti da BIOS per forza, per cui diciamo che casomai questi li lasciamo alla prossima volta, così per ora continuiamo sul desktop, così in modo da dare, tanto da BIOS credo sia chiaro per tutti come si fa. Si esce da BIOS, si cambia il valore, si torna indietro, però diventa un percorso lungo da fare, è noioso per chi vuole vedere, tanto so benissimo che quello che conta poi sono i punteggi, no? Quando uno vede migliorare, allora si crea più contenuto, diciamo, non stare a vedere se uscente, E beh, esci dal BIOS, prova 1 a 1 e via discorrendo. Quindi TRRD, Time Read Row, che ci sono alcune cose, sono same group, different group, different rank, non mi ricordo ora questo. Per cui praticamente sono i timing, se tu read nel solito banco di RAM, same group. Questo è il read to read se invece deve passare a un altro gruppo DG. Quindi questi sono relativi a ciò. Sono un po' è complessa sta cosa, è complesso. È abbastanza complesso, non... sì. Non è semplice, non è semplice. No, non è l'OC della scheda video, diciamo. No, no. Quello fatto in un certo modo non è semplice. Non è Penso semplice. metterci mano in maniera super easy rispetto alle RAM. Super easy si fa con questa, si fa super easy. Sì. Classy tool e via. Conosci qual è per questa? Come? Conosci qual è Conosci? il classy tool? No? Aspetta, avercelo in questo momento. No, non ce l'ho qui. Marianna Zoppa. Al volo. Ce l'avessero. Off. No. Lino? Eh? No, continuo, aveva iniziato a pixelare di più del previsto. Pixelare che sentivo parlare di overclock RAM. Scheda video. Sì, ma il class tool dov'è? Non lo trovo in questo momento.
comincia a essere stanco. Te lo faccio vedere poi in... Ma il tool di EVGA? Sì. In classico, Ah, ok, sì, sì, sì. quello che puoi dare fino a 1.7 Sì, sì, bit, sì, sì, sì. tutto sbloccato, e fai quello che vuoi, insomma. Era carino prima perché ce l'avevi nascosto nel... Se tu premevi Control Alt, non mi ricordo, Control Shift e il rotellina sul vecchio software di EVGA si apriva il mondo intero in tool nascosto. Comunque, andiamo avanti. Sì, forse l'ho usato. Aspetta, EVGA. Ah, sì. Tool. Allora, ora classe Fin Tool per RTX 3090. Allora, ora che ce l'ho sopra così te lo faccio vedere. Ora, in questo caso, so benissimo che i timing vadano ritoccati, ottimizzati uno alla volta. Però magari, ecco, non lo so, ci possono essere, in questo caso tipo sono 8 e 15, sono time read, raw read, qualcosa del genere, short e long, sono praticamente il solito gruppo, diciamo che teoricamente io tante volte mi sono messo e li ho abbassati 1-1 tutte e due, tipo 7 qui e 14 qua. Faccio un esempio, no? Ok, quindi sempre di 1. Sì, in questo caso di 1 perché siamo bassi. E so bene che diciamo questi casi sotto 7, 6, minimo 4 in assoluto, poi non vai, capito? Per cui 7 già, poi chiaramente sono cose che uno vede provando, no? Sotto 4 non ci vai con nessuno. Per cui 7 già sei 14 invece magari ci può lavorare un po' di più. Oh, che croce, no? Ho già fatto apply? Sì. Devi solo testare. Le testate. Devo solo prendere a testate. Oh, 1 e 2, troppa roba. Cosa, è partito tutto al volo. Vedi, già l'impressione è che sia tutto più scattante. Io non so se è un'impressione, se è mia o se è, però a livello come lo sento ora, mi sembra molto più reattivo di prima. Poi si mette T-Refi, viaggia come le bombe. Vediamo se è un'impressione mia o se è conf- confermata anche, però fai conto te, già impostarli da BIOS non cambia un cazzo, ti dà tanto di più nel senso che è più concreta, diciamo la cosa, è meno virtuale. Ah, cosa fondamentale che mi sono scordato. Eh, come avete visto prima, come si è visto prima nello stress test, con lo stability test sotto, ci mette un attimo a salire o a scendere, a seconda se rende o no, sui megabyte per secondo. Quindi, di conseguenza, ed è anche logico, se noi faccio apply ora e faccio subito il benchmark, è facile che ancora non si siano stabilizzati, per cui magari aspettiamo un filino prima di fare il benchmark, come dimostrato prima con lo stability test, che avete visto prima che salisse i valori anche quando ho messo per far vedere il T-Refi, questo qui così alto, ci ha messo un attimo ad andare su, non è immediato, per cui come qui è lo stesso anche qui, per cui ricordiamoci questo e tante volte me lo scordo io stesso e vogliamo fare una prova? Vediamo. Se, Vediamo. vediamo. Vediamo se è cambiato qualcosa. Cambia, Anche perché i valori tante volte forse solo cambia. su... anche perché poi lo dovresti fare più volte, no? Sì. 40, 74, lo stesso di prima. No, più basso. Qui siamo Prime era un pelino più basso. più prime, è Infatti. calato. Sì, e
qui siamo saliti sul bandwidth, qui ti ripeto latency, qui abbassarlo sono dolori. Difficile su Intel. Sì, su questo di Intel sì, ma è anche per quello che è più affidabile di AIDA, che AIDA intanto c'ha degli sbalzi assolutamente incomprensibili. Quindi, torniamo a noi. Dettagli. 77, no, data. Ok, 350, perfetto. Quindi l'ultima variazione era quella, noi torniamo sul nostro discorso, qui andiamo 350, questi il T-Refi non l'abbiamo toccato, perché tanto quello è una botta di vita, e quindi abbiamo in questo caso 7 e 14 e salva. Andiamo a vedere, andiamo a fare un piccolo confronto con quello precedente. 170, 714. Ho preso questi due? Sì, sì, perfetto. Sì, benissimo. 91.000 teorie, ecco, vedi, siamo andati a peggiorare. Siamo andati a peggiorare, però non sul, anzi, quasi un decimo sotto sul P prime. E ripeto, qui siamo È anche però, un po' sulla latenza. sì, però qui siamo veramente nell'ordine del programma che ti gira in background o Sì, sì. cioè siamo su dei valori che ci possono stare, ecco, come variazioni. E poi non è detto mai che cioè solo alcuni timing ti danno l'unico che veramente è questo famoso T-Ref che ti dà un boost immediato. Gli altri sono tutti piccoli piccoli passi che ti portano a migliorare. Allora, si può provare 6. No, perché l'ho chiuso? Ok. Che testone che sono. Caporugarmene. Tiene capatante. Bene. 6. Stavolta lo so, uno alla volta. Ui, è andato. Ecco, qui in questo caso se avevo il test di stabilità sotto, già lo tenevo un attimo e verificavo che non ci fossero errori. Andiamo al volo. Al volo. Ui. Latency Dato, siamo sempre ok. simile. Siamo sempre lì. Sì, siamo saliti sul bandwidth. Siamo risaliti invece sul P prime, PY prime 10093, però già siamo più stabili sotto l'10.1, che non è poco, quindi a questo punto andiamo a vedere anche questo a 12 e che succede? L'ha preso e non è male. 6-12, Non è run! crashato? No, sarà crashato la connessione, non, non il PC. E ora ho fatto partire subito il benchmark e immediatamente e non ho aspettato un attimo, quindi aspettiamo un attimo e rifacciamolo. Poi comunque quando uno, chiaramente le prime volte uno è tutto spaventa un po' la cosa, no? Però quando ci prende, calato, quando uno ci prende la mano comincia a riconoscere, comincia a conoscere un po' i comportamenti, come si rende conto anche se una cosa può andare bene o no, al di là della mera matematica. Beh, certo, poi più entro nel fare questa roba e più Quindi, prendi manualità, no? Anche esatto. soltanto a vedere Sì, sì. dei dati un minimo diversi. No.
per dire, in questo caso siamo peggiorati su tutto. Eh, per cui quello che secondo me, da quello che ho capito, in questo caso qui, secondo me, non ha senso stare a 6-12. Io mi tengo il Eh no, 7-14 che mi dava 14. garanzia. Questo qui è il ragionamento che, cioè questa cosa qui che ho fatto in questo istante è quello che, come dicevo prima, quando ho ottimizzato questi qui, questo kit qui, però ripeto, io ora non mi ricordo tutti i time, per cui è come se andassi quasi alla cieca. Ora chiaramente qualche cosa mi ricordo, ma tipo il Vabbè, TRFI e ovviamente. l'altro sì me li ricordo. Però ecco, questa cosa qui che ho fatto in questo momento, questa l'avevo fatta, io avevo abbassato tutto finché andava, non avevo considerato gli score, avevo abbassato tutto finché andava, finché non crashava e poi ho fatto il test stabilità, ho dato errori e poi dopo sono andato a riprendere gli score migliori. Tanto vale farlo al momento, così si fa immediato, uno ce l'ha sott'occhio e Eh se, sì, non fai i test inutili. esattamente. E Ti fermi soprattutto direttamente. poi dopo lo puoi andare, se questa ottimizzazione è andata bene, poi puoi andare a affinarlo via via, magari 1 a 1, lasciando tipo a 7, provando 7-12 per esempio, no? Uno si fa i suoi test e via via se li porta al livello. Ok, diciamo che 7-14 ce l'avevamo salvato? No, 7-14, sì. Sì, Sì, eccolo qua. Vabbè, l'avevi come fatto. valori. Per cui questo ce lo teniamo e proviamo. 20. La moglie è arrivata ora a rompere coglioni. Si è fatta una certa. No, pensavo fosse più tardi. Ah no, io sono un'ora indietro. Non sarà che mi dà errori per l'ora? Ma non penso. No. Sai te che quanto è bastardo questo? Dici che per l'orario? No, a volte è la miseria. Si sbarella anche la navigazione su browser. Però sono su quest'altro, non quello dove c'ho. Per me era 10 alle 11, invece è 10 a mezzanotte. Va bene. Sì. 22, 20, TRTP, 20. Andiamo avanti. Run, Forest, no, com'era? Forest Gump, tac. Run, Forest, run. Foster. Uff. Anche qui l'ho fatto subito, per essere giusto per dirti quanto sono zuccone io, no? Si è sceso Latency sì è sceso di 0,34, 74,4 ma sempre nell'ordine delle cose sì, di inutilità, però. ecco, 74,9. Latency è risalito un pelo, però abbiamo guadagnato sul bandit. Però il latency, questo a noi ci fa fede, è affidabile sul latency, molto sensibile alle latenze. 10, 0, 47 e Qua siamo saliti un po', era 0,31 forse, 0,31, ma non si ricorda. Non mi ricordo. 10, 0,62. Ah, 62, allora siamo scesi. Siamo migliorati, sì. Poi passettini, passettini. Bene, quindi questo 22, siamo ancora, no, 22-20 siamo ancora in ballo. Continuiamo a ballare. Da 22 siamo partiti, eh? Sì, sì. Ma hai messo 18. Sì, ho messo 18 e aspetta un attimo. 22 io lo dico perché, ripeto, non avendolo scritto stavolta come invece invece, scrivendoli ce l'ho sempre tutti via via sotto mano. Ora ti mando la, aspetta, ti mando una foto e tu la giri così, la puoi girare sulla chat? Sì, sì. Perfetto. Facciamo vedere il live. Anche un piccolo video? Sì, 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 tranquillamente. Ok. Questo è il secondo blocco. Su WhatsApp me lo stai mandando? No, per ora lo sto registrando.
Ah, alla fine, Allora, eccolo. intanto io me lo tengo aperto, così appena arriva, tac, arriva subito la notifichina. No, fava, perché ne ho fatte due? Madonna, sono proprio... Ah no, Bischero, io sono in live. Stavo parlando in maniera, diciamo, privata. Scusate Ah, non è un problema, Ah, no, tanto non è un mi stavo problema. offendendo per conto mio. Va bene, io intanto faccio... rifacciamo questo. By Allora, tweet. aspettate che vi carico un file. Oh, 148, ma 98.000, 91.819. 10,37. Io questo ho 18, quindi io lo validerei intanto con lo screenshot e Dovrebbe essere lui. Ok, ci siamo. Faccio vedere in full screen. Queste sono le pagine. Aspetta, 18. anche in pausa un secondino e ve lo flippo. Trasforma ruota di 90 gradi. Facciamo vedere. Vabbè, non lo facciamo vedere di così. Trasforma 90 gradi. Trasforma Ve lo 90 faccio gradi vedere in qui. 45. Io intanto sono calato a 16, provato un attimo ad andare più giù, diamogli qualche secondo e vediamo se si riesce perlomeno ad arrivare a 92.000 megabyte. Non con questo, Ecco magari. il. Però piano piano siamo a 98, 2074,6, è calata anche latency. Calato il latency sul Intel, ma non è detto che di qua si cali, perché sai, noi siamo sempre, per quello dicevo che bisogna fare un po' il compromesso fra di solito usavo 3 benchmark, questa volta solo 2, e infatti guarda c'è stato un 10.136 che va in controtendenza con quanto accade qua, però io per sicurezza uno lo può anche rifare, non c'è nessuno ci obbliga, perché ogni tanto ci può essere, per quello si fa la media, ci può essere qualche sguerguenza sotto e siamo tornati a 10, 0 e 0,43 e non mi convince tantissimo questo TRTP a 16, non mi convince e quindi io per non rischiare di fare andare oltre e poi doverci mettere mano, io siccome mi dava buone garanzie a parte uno 0,2 lascerei questo a 18 come era, come l'abbiamo messo prima se non ricordo male. Sì, 18, perché mi piaceva di più sul PY Prime, non mi dispiaceva come score. Quindi siamo al famoso TFAV, Time for Acting Right, mi sembra. Act. Da 32 passiamo a 30. Qui Oddio, non so se è bloccata la condivisione o ti stai segnando le cose. io? Sì, In che senso mi sto segnando le cose? sul. Perché io vedo il benchmark fermo. Sì, è fermo. Ok. Guarda, Ah, ok, sposto perfetto. No, ora, vedi? Muore? Muoversi? no, Ai, no good, ai, no good. no. Quindi ora che devo fare? Tornare su video Bischero? Vedi, Video Ninja? sì, vedi se Però, va, se lo vedi sì, fluido. sì, Vedi? c'ho un megabit, As- mega 13. Io lo Aspetta che vedo, refresh no, magari. non vedo una Tu striscia, vedi che non si muove.
Ok. Devo fare Ah, ok. refresh? Sì, refresh e ricondividi la camera di OBS. Io intanto ho fatto vedere il video del quadernino Mhm. di appunti, dei timing, con gli evidenziatori. Non va. Facciamo ancora fermo a 10.37 lì, che quello dopo era venuto 10.43 e avendolo messo il TRTP a 16, ma non si va, caro capo. Che posso fare? 859 Ma ping. sul PC, diciamo, quello lì da streaming, muove o si è bloccato anche No, l'ho lì? bloccato anche lì. Ah, e allora mi sa che cioè la scheda di acquisizione. Scheda di acquisizione. Possibile? Questa è fredda, Sì, prova a però io sto scollegarlo e ricollegarlo. sto registrando. Ti posso dire che su OBS Su no, OBS è è bloccato anche di sempre qua. su OBS. Eh sì. Allora mi sa che è la scheda. O è la scheda o è il PC.